Era da un po' di tempo che cercavo un libro in italiano che raccontasse bene la storia che c'è dietro l'intelligenza artificiale e finalmente, con un poca fatica, l'ho trovato. Si tratta di Costruire l'intelligenza di Cade Metz, ve lo faccio vedere, spero che lo metta a fuoco bene, edito da Mondadori, ed è un libro molto interessante, ritengo, perché evidenzia degli aspetti cardine per capire anche l'applicazione dell'intelligenza artificiale ai modelli linguistici come ChatGPT, ci spiega perché si è deciso di focalizzarsi su questo specifico campo di applicazione e poi soprattutto ci svela tanti dietro le quinte, ci racconta la storia di quelli che sono i ricercatori che hanno reso possibile l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e lo fa con uno stile veramente coinvolgente. Sono delle fotografie delle diverse vite di questi protagonisti che spesso partono in posti diversi del mondo, in momenti diversi, poi si incrociano anche a causa di colpi di fortuna, come spesso capita nella vita, e come tessere di un mosaico si riuniscono e ci restituiscono una fotografia vivida, dettagliata di quello che l'intelligenza artificiale era ieri, quindi da dove siamo partiti, quello che l'intelligenza artificiale è oggi, quello che vediamo e non solo, perché c'è tanto di sommerso e questo libro lo svela un po', ma soprattutto quello che l'intelligenza artificiale sarà domani e quindi anche un libro di prospettiva. Io all'interno di questo video volevo condividere con voi gli aspetti che mi sono piaciuti di più e che mi hanno spinto a suggerirvi questo libro e poi ovviamente mi farebbe anche piacere sapere cosa ne pensate voi, se lo avete letto, se lo leggerete e conoscere anche altri libri che magari avete letto e che volete suggerirmi qui sotto sul tema dell'intelligenza artificiale. Io sono Andrea Fantucchio, editore digitale, e in questo canale condivido quelle che sono le mie passioni a partire dalla lettura, quindi se siete interessati iscrivetevi al canale anche per avere i prossimi aggiornamenti. Un primo aspetto che mi ha colpito molto è il fatto che il concetto di rete neurale centrale nell'apprendimento dei sistemi di intelligenza artificiale che conosciamo negli ultimi tempi sia in realtà un concetto molto datato. Basti pensare che 3 dei protagonisti del libro, Geoff Hinton, Yann LeCun e Yoshua Bengio, ne parlavano già nel 1970. E allora perché si è dovuto aspettare oltre 50 anni per vedere i risultati che stiamo osservando negli ultimi tempi? Da un lato è un problema di tecnologia e questo nel libro viene descritto bene. In sostanza non avevamo abbastanza potenza di calcolo per elaborare una mole di dati che creasse una struttura robusta per l'apprendimento di questi sistemi di intelligenza artificiale, come è accaduto per esempio recentemente per ChatGPT. Dall'altro lato la ricerca si è arenata in questo aspetto dell'apprendimento delle intelligenze artificiali per via di un caso che nella storia ha il volto di Marvin Minsky. Si tratta di un altro eminente studioso che però aveva una posizione completamente diversa rispetto a quella di Hinton, Bengio e LeCun. Minsky infatti sosteneva che per un apprendimento efficace dell'intelligenza artificiale era necessario creare dei modelli matematici che andassero a riprodurre ogni fase di questo apprendimento. Quindi per semplificare, i programmatori dovevano immaginare ogni variabile dell'apprendimento e immetterlo fin dall'inizio in questi sistemi di intelligenza artificiale, mentre le reti neurali si muovono da un lato totalmente opposto. In sostanza vengono forniti questi dati grezzi alle intelligenze artificiali che poi sviluppano autonomamente le proprie risposte attraverso un sistema di feedback. Di volta in volta, infatti, successivamente viene detto all'intelligenza artificiale questo aspetto viene affrontato nel modo giusto, quest'altro invece no, e viene poi dedotto il modello automaticamente da parte delle intelligenze artificiali. Nel libro viene descritto anche un altro aspetto molto interessante, che è poi quello dell'apprendimento di intelligenze artificiali confliggenti. Quindi immaginate queste 2 intelligenze artificiali che finiscono per educarsi, potremmo dire, a vicenda, fornendosi a vicenda dei feedback.
Un altro aspetto molto interessante è quello che riguarda l'etica rispetto alla ricerca dell'intelligenza artificiale. C'è in particolar modo un episodio che mi ha colpito molto perché fa capire, fa intuire quella che sia la prospettiva di alcune aziende verso questo aspetto della ricerca e quello che manchi alle altre. Nello specifico abbiamo un'azienda che era al centro delle attenzioni di grosse società, parliamo di DeepMind, hanno ideato fra gli altri un sistema di intelligenza artificiale che ha battuto il campione mondiale di Go, un gioco molto più complesso degli scacchi. Questa azienda faceva gola sia a Google che a Meta che a Microsoft. Alla fine l'ha spuntata Google, ma l'aspetto interessante è che questa azienda DeepMind aveva all'interno del suo statuto uno spazio molto ampio dedicato alla questione sicurezza nell'applicazione dell'intelligenza artificiale e all'istituzione di un comitato etico. Google, oltre a fare l'offerta economicamente migliore, ha anche accettato che questo comitato etico rimanesse in piedi e che venisse dato molto spazio a questo aspetto della ricerca, mentre durante le trattative, per esempio, Meta e quindi Zuckerberg hanno deciso che questo aspetto non sarebbe stato così rilevante. DeepMind quindi ha deciso di non chiudere l'accordo con l'ex Facebook ma con Google. Questo però ha spinto Meta a portarsi dentro proprio LeCun, che è diventato responsabile della ricerca di intelligenza artificiale di tutte le società correlate all'attività di Zuckerberg, quindi Facebook, che oggi appunto si chiama Meta, WhatsApp e Instagram. Infine, uno degli ultimi capitoli del libro è dedicato proprio a OpenAI, la società che c'è dietro ChatGPT, ed è molto interessante perché ci fa capire come i valori alla base della fondazione di questo progetto abbiano finito per attirare alcuni dei maggiori ricercatori nel settore dell'intelligenza artificiale, strappandoli a colossi come Meta, come Google e come Microsoft, e facendo accettare loro anche delle retribuzioni inferiori. Questo perché il progetto si presentava come aperto, come interessato alla sicurezza delle persone e alla loro interazione appunto sana con l'intelligenza artificiale, e poi ci fa capire anche quale fosse l'ambizione dell'azienda, quella di costruire un'intelligenza artificiale olistica, un tipo di obiettivo che poi condivideva anche per esempio con DeepMind, quindi un'intelligenza che riproducesse pienamente quella umana. Anche OpenAI poi ha dovuto virare invece in un'altra direzione, quella che poi è diventata ChatGPT, e questo ci fa capire perché ChatGPT abbia ancora tante limitazioni, perché per esempio spesso ci restituisca risposte non fattuali, perché appunto non è un database, non è un'intelligenza olistica, non è un tipo di motore di ricerca che pesca l'informazione rispetto a quello che noi stiamo cercando, ma invece ci restituisce delle stringhe di parole che secondo un'elevata probabilità dovrebbero essere affini a quelle che noi abbiamo fornito all'interno della nostra integrazione, quello che chiamiamo prompt, e all'interno del libro viene spiegato quali sono stati i progetti precedenti a ChatGPT e poi come si sia arrivato a questo modello del linguaggio. Prima di salutarci volevo leggervi l'incipit del libro, perché secondo me riassume bene quello stile che mi ha colpito e che penso potrebbe piacervi, e poi perché ci introduce a uno dei personaggi più interessanti del libro. Quando salì sull'autobus diretto a Lake Tahoe dal centro di Toronto, Jeff Hinton non si sedeva da 7 anni. Raccontava spesso: mi sono seduto l'ultima volta nel 2005 ed è stato un errore. Si era fatto male alla schiena da ragazzo sollevando una stufetta per la madre, e da quando si era avvicinato alla sessantina rischiava un'ernia del disco ogni volta che si accomodava. A volte l'ernia lo costringeva a letto per settimane intere e così aveva smesso di sedersi. Nel suo ufficio all'Università di Toronto usava una scrivania alta. Per mangiare appoggiava per terra un pezzo di imbottitura di schiuma e si inginocchiava davanti al tavolo come un monaco di fronte all'altare. Hinton aveva creato
una nuova società. L'azienda comprendeva solo 2 altre persone, 2 giovani laureati che lavoravano con lui in università. Non produceva nulla. Pensate che qualche mese dopo l'avrebbe rivenduta a 44 milioni di euro proprio a Google. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vediamoci nei commenti qui sotto e fatemi sapere anche se questo genere di contenuti possono interessarvi. Ciao a tutti!